In attesa di verificare le novità della versione 2.4 di Focus appena uscita, in questa e nelle puntate future, prenderemo in rassegna alcuni programmi esterni e varianti molto utili che possiamo considerare come dei veri e propri add-on dello stesso Focus o dei programmi Stable Diffusion. Il primo video della nuova rassegna di tutorial si chiama Stability Matrix ed è un gestore di pacchetti multipiattaforma. Fondamentale, con l'enorme vantaggio di gestire e tenere traccia del database dei nostri modelli Checkpoint e LoRa, ma anche per utilizzare eventuali altri programmi IA di Stable Diffusion. Le miriadi di modelli Checkpoint e LoRa, utilizzati per generare le nostre immagini, impongono di organizzare gli stessi modelli in un software che sia in grado di catalogarli e di fornirci informazioni su di essi, nel caso ci dimenticassimo le loro caratteristiche, o anche solo per attivare i prompt in modo corretto, in modo tale da sfruttarne le funzionalità. Iniziando ad utilizzare il programma insieme a tanti LoRa e Checkpoint, ho sentito subito l'esigenza di catalogare i tool con una sorta di fai da te. Utilizzando i software che raccolgono e catalogano le immagini fatte con la fotocamera o cellulare, ma in grado di taggarle, ossia classificare il LoRa o Checkpoint per ogni immagine, in modo tale da poterle trovare più facilmente, filtrandole per tipologia, ma è stato un compromesso che richiedeva tempo per catturarle e classificarle tutte a mano. Ho per fortuna trovato recentemente una soluzione ancora migliore ed integrata, che vi propongo in questa puntata, che ha risolto brillantemente alle mancanze della soluzione fai da te. Qui potete vedere Focus già preinstallato. È possibile installarlo direttamente dall'interfaccia e aprirlo e gestirlo insieme in modo molto comodo. Stability Matrix è una sorta di raccoglitore dei nostri programmi di generazione delle immagini, come quelli elencati qui, che il programma può gestire nella stessa struttura, condividendone Checkpoint e LoRa che magari utilizziamo in comune. Come tutti i software IA open source, anche Stability Matrix ha la sua pagina GitHub specifica. Potete trovare le compatibilità e i programmi gestiti nella pagina via web, specialmente se utilizzate altri software come Stability Web UI, ConfUI o varianti Focus come la ControlNet. Può essere una valida alternativa per avere tutto in un unico programma che gestisce tutto insieme. Scegliamo il programma per la versione del nostro sistema operativo qui. Nel nostro caso Windows 10 o 11. Il programma verrà scaricato e successivamente potremo estrarre i file in una cartella specifica. Il programma può girare anche su altri sistemi operativi, come Linux ad esempio, e gestire anche plugin di terze parti. Accettiamo l'esecuzione e procediamo. Non ha inoltre bisogno di installare Python o Git, dato che l'estensione di quei linguaggi è integrata. L'installazione è quindi molto semplice. Stability Matrix ha poi il grosso vantaggio di essere installato come versione portable, che caldamente vi consiglio, visto che in questo caso potrete poi migrare facilmente tutta la cartella su un altro PC o hard disk, magari più capiente, senza dover reinstallare tutto, risparmiando così un sacco di tempo. Una volta effettuata la configurazione, è possibile scegliere qualsiasi interfaccia dei programmi che si desiderano. Scegliamo il nostro Focus nell'elenco. Qui il programma propone già alcuni modelli consigliati nell'installazione. Noi proseguiamo. Il software cercherà per noi tutti i componenti di Focus e dovremo attendere. La velocità di installazione dipenderà dalla configurazione del vostro PC. Il software ci avvisa che l'installazione è andata a buon fine e troveremo il software all'interno del programma. Qui potremo controllare eventuali aggiornamenti, oppure entrare nella configurazione per scegliere come far partire Focus. Il software, se non trova i moduli, scaricherà quelli di default, come Realistic Stock Photo versione 20 per la versione realistica, o Anima Pencil XL per la versione anime. Il nostro obiettivo in questo caso, visto che abbiamo già Focus installato sul PC, è quello di trasferire i vecchi Checkpoint e LoRa nella cartella di Stability Matrix. Vediamo come procedere. Per prima cosa troviamo la vecchia cartella Focus e apriamo la sottocartella Models. Qui dobbiamo tagliare i checkpoint e trasferirli nella nuova risorsa. Abbiamo due modi per farlo. Possiamo trascinare i modelli che ci interessano direttamente nel software,
come in questo esempio. Qui abbiamo importato nella sezione Checkpoints, e poi Stable Diffusion uno tra i checkpoint più utilizzato. Albedo. Come potrete notare però non abbiamo alcuna visualizzazione del modello. Possiamo aggiornarlo comodamente cliccando con il tasto destro e selezionando Find Connected Metadata. Ah, dimenticavo, il software è anche tradotto in italiano. In Settings, cambiate subito la lingua in italiano. Riavviate il software per aggiornare la lingua. Cliccate su Trova i metadati collegati. Et voilà! Albedo comparirà in tutto il suo splendore. Bene, ora vediamo insieme il secondo metodo, senz'altro più sbrigativo. Apriamo la sottocartella Models. Qui dobbiamo tagliare i checkpoint e trasferirli nella nuova risorsa nel percorso Data. Models Stable Diffusion, proprio perché essi possono essere condivisi da altri software di generazione di intelligenza artificiale. Trasferiamo tranquillamente i nostri checkpoint nella nuova cartella. Anche qui per vedere le immagini dei checkpoint cliccate in alto su Trova i metadati collegati, in modo tale che si aggiorneranno tutti nello stesso momento. Velocizziamo. La velocità di aggiornamento dipende dalla rete del vostro PC. Ecco i nostri checkpoint o le immagini. Possiamo ripetere entrambi i passaggi già illustrati per i nostri LoRa, aggiungendo i file direttamente trascinandoli dalla cartella LoRa del vecchio Focus, oppure scaricandoli da Civitai o GitHub, se abbiamo qualche modello nuovo. In questo esempio sto importando da una vecchia cartella Focus un modello LoRa specifico. E poi aggiorno l'immagine dal menu. Qui ho già importato tutti i miei modelli LoRa e checkpoint filtrandoli dal menu. E come vedete, potrete persino organizzare delle sottocartelle come nel Focus originale, suddividendo se volete le tipologie di modello che preferite, come ad esempio modelli di background, oppure celebrità, personaggi vari, stili di modelli di immagine che incorporano stili di pittura o grafici differenti, o i tool come le pose e le espressioni dei nostri soggetti. Il tutto in una comoda interfaccia. Il punto forte di Stability Matrix è il fatto che ci può fornire informazioni sul modello che vogliamo utilizzare, soprattutto se, per essere attivato, ha necessità di un prompt specifico che dobbiamo copiare nel nostro testo di generazione delle immagini. In questo modello background di rovine arcane, ad esempio, il LoRa per essere attivato ha bisogno che nel testo della nostra immagine ci sia la parola Arcane Ruins. Per copiarlo, possiamo cliccare con il tasto destro del mouse e poi importarlo nel prompt di Focus. Controllare il checkpoint e generare come di consueto. Ricordatevi di importare anche la cartella Outputs delle vostre immagini. Essa, se vi ricordate, contiene tutte le generazioni effettuate da Focus, suddivise per giorno, nei settaggi di Stability Matrix poi. Collegando il vostro account Civitai, potrete controllare dall'interfaccia eventuali aggiornamenti dei vostri modelli. Ma inserite un codice a vostra scelta che potrete creare nel vostro account Civitai. Scorrete fino in fondo nelle impostazioni del vostro account, fino a trovare la sezione API Keys, dove potrete inserirlo l'on. E poi ricopiarlo in Stability Matrix. Date un like ai video come sempre. Arrivederci.